con voi direttamente dall'Italia Fulvio e dagli Stati Uniti Piero. Con viaggio tra cibo, curiosità, attualità e costume, per scoprire insieme come vivere al meglio tra la cultura europea e lo spirito americano. Pronti a unire gusto, salute e risparmio? Allora restate con noi perché Smart & Healthy sta per iniziare. Buon pomeriggio cari amici di Radio Centro Web, questo è Smart & Healthy, punto, basta, abbiamo cambiato nome perché con tutti gli avvenimenti qui si parla di tutto di più, ma non stanno fermi un attimo e noi cerchiamo di parlare di differenze tra Stati Uniti e Italia con Piero. Ciao Piero. Buongiorno, buon pomeriggio a te. Buongiorno a te, visto che sei nella tana del leone, che sei nella tana del lupo. No, più che nella tana del lupo direi nella tana del clown, però va bene uguale, dai. Vabbè, i clown però... Lo so, ma oggi infatti pensavo di parlare tra clown, baggianate, tra luce e vino, quindi andiamo a sfare, direi. Io parlerei solo di tarallucci e vino, però vabbè. No, ma ci arriveremo, non è un problema. Sì, vabbè, tanto in questo appuntamento, il nostro consueto appuntamento del mercoledì, è puntata numero 23, giusto? Sì, 23esima puntata. Tra le altre cose, per chi ci segue su YouTube, settimana scorsa abbiamo avuto un po' di problemi di caricamento del video, me ne sto ancora occupando, quindi non appena riesco a finire di sistemarlo lo carichiamo. Continuiamo con la classica programmazione anche su YouTube. E certamente. Allora, vabbè, qui sto guardando mentre sto parlando con te dei video su cosa boicottare. Vabbè, tanto notizia dei giorni scorsi, la COP ha tolto i prodotti israeliani dai propri scaffali, almeno qui in Italia. Vabbè, la COP è italiana. Meglio tardi che mai, direi. Ci hanno messo solo 3 anni, ma cosa sì, vabbè, no, vabbè. Allora, il tempo è relativo. Sì, il tempo è relativo. No, non è relativo. Mettiamola così, siamo gentili, mettiamola così, dai. Che vuol fare? Anche perché insomma io non so più come raccapezzarmi, perché un giorno succede una cosa e quell'altro tira la bomba, quell'altro risponde ma è stato cattivo, non doveva rispondere, e quell'altro ora poi c'è il rischio che blocchino il canale di Hormuz, come si chiama. Ma ti dirò, per quanto dannoso possa essere bloccare lo stretto di Hormuz in questo momento, io sinceramente spero lo facciano per davvero. Allora, io ho parecchie antipatie, ma spero lo facciano per davvero. Allora, ricapitoliamo per chi non lo sapesse. Il canale di Hormuz è quella cosa. No, pensavo degli ultimi eventi. No, ricapitoliamo cos'è il canale di Hormuz e perché è così importante per l'economia, della quale la Cina gli ha detto: ma sapete che fate come vi pare, a me non me ne frega, non c'è, è vero che li acquisto, ma non è un problema, noi abbiamo il nostro territorio, assolutamente. Allora, il canale di Hormuz è una striscia di acqua che bagna, tra le tante, il Qatar, che hanno provato a bombardare non il Qatar in sé, ma la base americana in Qatar. Sì, poi si parlerà anche di quello, vai. Sì, certo. E da lì, diciamo, sono 30 chilometri di mare, ok? Da una parte c'è l'Arabia Saudita, il Qatar, l'Oman, tutti i paesi arabi. Dall'altra parte, guarda caso, c'è l'Iran. Guarda caso. Che casualità. Vabbè. Potremmo mettere, soprattutto per chi rivedrà su YouTube, la cartina, così almeno si fa vedere
potrebbe essere un insert che potresti mettere. Sì, ci si può pensare. Vabbè, da questo canale, questa parte di mare, passa il 20% del petrolio trasportato in barili, del petrolio mondiale, che poi va verso l'Europa. C'è una compravendita, ora non sto a entrare nel dettaglio perché sono tutti scambi commerciali e insomma la tireremo troppo per le lunghe. Ora però diciamo un quinto del petrolio mondiale sostanzialmente passa di lì. E capite bene che se chiudi quella parte di terra lì non passa più nulla e l'Europa ne andrà a deficitare, e quindi insomma l'economia anche mondiale ma soprattutto europea ne perderebbe. E io rispondo alla tua provocazione che hai detto prima, poc'anzi, che praticamente tu speri che che venga chiuso questo canale. Beh, visto che si cerca da anni, da decenni, di attuare una transizione ecologica, forse potrebbe essere l'occasione giusta, forzata perché è un obbligo, non è una cosa programmata o graduale, è una cosa forzata, data da cause diverse, dall'amore per il clima e l'amore per la terra, per la nostra madre terra, però potrebbe essere una soluzione drastica. Ma allora, potrebbe essere una soluzione drastica? Sì, probabilmente sì. Si forzerebbe un pochino la necessità di cercare altre fonti di energia alternativa, il che potrebbe anche risultare in qualcosa di positivo, perché poi fondamentalmente si potrebbe cominciare effettivamente a sfruttare come andrebbe sfruttata nel momento, si potrebbe cominciare a sfruttare come andrebbe sfruttata nell'area. Ci si libererebbe probabilmente di determinate condizioni di schiavismo che sono insite nella società attuale, soprattutto da petrolio e da compagnie elettriche che sfruttano il fatto, chiamiamolo pseudomonopolio, per fare prezzi allucinanti e per ammazzare la concorrenza di eventuali fonti di energia alternative e nel limitare i price. Quindi alla fine perché no? Sostanzialmente perché no? E poi c'è anche un altro discorso, si pensa sempre alla salute, al mantenimento della salute. Se inizia, perché questa chiusura di questo stretto, di questo mare, e il conseguente mancato passaggio di questo petrolio potrebbe far alzare il prezzo della benzina, del carburante, e non usate la macchina, usate la bicicletta. Forza fare un po' di esercizio fisico, forza muscolare, e quindi dal punto di vista della salute potremmo riguadagnarci, perché no? Decisamente. Poi certo, ci sono casi e casi, per carità, ci sono situazioni in cui non si può fare a meno della macchina, a parte che ci sono dei modelli è vero che va visto caso per caso, noi facciamo un discorso molto generale, questo lo ammetto tranquillamente, non è un segreto, però ci sono auto ibride, visto che dobbiamo farla non tanto elettriche, perché elettriche poi ci sarà un discorso poi di smaltimento, di tante problematiche accessorie, però l'ibrido grosso modo, anche se usa la benzina, da testimonianze ho saputo che comunque la benzina con determinati modelli la fai pochissime volte al mese, molto poco, allora, quindi fai una volta sola, è vero che costa. Ti posso dire questo per diretta esperienza. La penultima volta che sono venuto in Italia ho affittato un'auto ibrida perché dovevo muovermi da una città all'altra. Me l'hanno data, non l'ho chiesto esplicitamente,
e devo dire che effettivamente mi sono trovato molto bene, nel senso che comunque ho fatto quasi 1000 chilometri solo ed esclusivamente con l'elettrico. Ovvio, non ho fatto i 160 passati, però effettivamente devo dire che mi sono trovato molto bene. L'altra soluzione comunque, se poi vogliamo andare a sostituire i carburanti che sostanzialmente mettiamo ora nei nostri veicoli, il diesel ad esempio può essere sostituito dall'olio di semi. E anche lì c'è tutta la lobby del grano, stavo per dire, la lobby del petrolio che sì, è vero, ma non è così tanto difficile. Le alternative ai carburanti fossili si possono trovare e probabilmente sono anche meno costose di un pieno effettivo. Bicicletta, forza muscolare, tranquillamente. Facciamo usare questi muscoli, spremiamo questi muscoli, almeno siamo in attività, siamo in allenamento, stiamo bene, non paghiamo, non andiamo a fare troppe visite, a parte quella di controllo annuale, ma insomma cerchiamo di stare un po' più in salute effettivamente. Ci siamo sedentarizzati troppo con questa macchina e te lo dice uno che fa attività e la macchina la usa tantissimo. È diventata troppo la comodità. Ormai ognuno deve avere la macchina. Quando iniziamo a lavorare andavo in giro in treno e a piedi, e poi invece ti sei abituato alla macchina. E poi mi sono dovuto abituare alla macchina, sì, purtroppo c'è stato questo passaggio che sinceramente per tanti versi l'avrei fatto anche volentieri meno di 2 anni fa. Sì. Già. Quindi questo preambolo per dire, ragazzi, statevene a casa, no? Statevene in campana, no? Vabbè, allora partiamo da un pochino quello che è successo in tutto questo weekend sostanzialmente. Poca roba, sì, perché ovviamente per chi ancora credesse che gli asini volano, Israele è stato bombardato prima dall'Iran. Per chi invece conosce come si sono svolti effettivamente, Israele ha attaccato senza troppi complimenti l'Iran dicendo: signore, non dovete avere il nucleare, noi vi lanciamo le bombe finché non accettate. Parentesi, hanno fatto questa affermazione quando sono i primi loro a avere il nucleare. Ovviamente, vabbè, ma sai, quello ormai si è capito che Israele è totalmente... Non fumare, e sono il primo io a fumare. Non fumare ti fa male, poi sono... Vabbè, esatto. Allorché giustamente gli iraniani hanno reagito a tutto ciò, bombardando Israele, il quale probabilmente non si aspettava una reazione tale, e i nostri cari amici della Stella di Davide sono andati a piangere miseria dagli Stati Uniti che ovviamente sempre più allucinanti, perché il nostro caro buon vecchio amico Donald negli ultimi neanche 6 mesi di presidenza ha combinato più danni della grandine. Hanno detto sì, ci pensiamo noi, ovviamente i paladini della giustizia, e vai, e sostanzialmente hanno pensato bene nel weekend di bombardare. Non si è capito bene se è d'accordo con gli iraniani, non d'accordo con gli iraniani, eccetera. 2 o 3 siti che teoricamente dovevano essere quelli dove erano presenti tutti i vari macchinari per la costruzione, la produzione dell'uranio impoverito, per poi permettere agli iraniani di avere nucleare. Perché dico sembra? Perché a quanto pare i siti che gli americani hanno bombardato erano pseudo vuoti,
più o meno vuoti, non si è capito bene. E questo è il primo, la prima cosa di cui tenere conto. Forse ora noi stiamo parlando adesso, facciamo una parentesi, noi stiamo parlando adesso, le cose stanno evolvendo talmente velocemente che anche quando ascolterete, magari quando viene pubblicata il sabato, tante cose possono essere state smentite. Prendetela di sicuro. Con le molle. Questi sono i dati a mercoledì 25 giugno. Esatto. Poi quello che può succedere succederà. No, l'unica domanda che mi viene su spontanea è: non è che dall'America hanno chiamato l'Iran, ma guardate, noi dobbiamo far vedere che siamo forti, vi bombardiamo i siti, levate la roba? Allora, diciamo che la reazione sostanzialmente potrebbe essere stata quella, e ti dirò anche di più. Questa è una cosa che potrebbe essere successa anche viceversa, perché ovviamente che cosa è successo? Che l'Iran a quel punto non poteva non reagire a quello che era appena successo, è andato a bombardare un paio di basi americane in Qatar, però anche lì, a detta delle agenzie di stampa, gli iraniani avrebbero avvisato americani e qatariani che stavano per bombardare per evitare morti tra civili. Ora, ci sta. Se io faccio se io faccio una rappresaglia, vedendo poi cosa è successo prima in precedenza tra iraniani e israeliani, gli iraniani non ci vanno tanto per il sottile. No, assolutamente no. Secondo me, se fai una rappresaglia, sei stupido se vai a chiamare quelli contro cui fai la rappresaglia e gli dici: oh Ciccio, io fra 2 ore ti bombardo, levati dalle palle. No, allora, secondo me il discorso tra Iran e Qatar è che l'Iran, comunque stavo guardando anche su Al Jazeera, perché tra le 1000 testate sto notando che quella più attuale è Al Jazeera. Al Jazeera English, perché arabo non lo so. No, vabbè, ovviamente. Al Jazeera English è quella un po' più attendibile, che ti dice un po' le cose. E potrebbe essere verosimile il fatto che gli iraniani abbiano avvertito i qatarioti, gli abbiamo detto: guardate, noi, visto che ci hanno bombardato, gli Stati Uniti ci hanno bombardato, noi andiamo a bombardare le basi americane, ma non ce l'abbiamo con voi, ce l'abbiamo con loro. Sì, anche perché questo diciamo potrei anche capirlo fino a un certo punto. Dall'altro lato, però, quello che non torna assolutamente in tutta questa faccenda è il fatto che comunque gli americani lo sapessero. Vabbè, l'intelligenza è vero, americana. Allora, è vero, sì, no, vabbè. È vero anche che i qatarioti possono aver avvisato gli americani dicendo: guardate che si stanno arrivando. Diciamo che l'idea più accreditata al momento, almeno da queste parti, è stato di dire, per quello che dicevo prima: chiudiamo la tarallucce e il vino, noi siamo contenti, voi avete fatto la figura di quelli duri, gli israeliani sono contenti perché voi ci avete bombardato 2 o 3 basi spot che loro ritenevano avere, dove noi avevamo la roba nucleare, noi ci siamo tenuti comunque il nostro materiale e chiudiamo la vita. Sì, anche così. No, c'è da dire, molto detta molto easy, però l'idea dovrebbe essere. Il discorso è molto più articolato, lo sappiamo. Sì, no, vabbè, quello si sa, però vabbè, l'idea di base dovrebbe essere stata sostanzialmente quella. Poi ovviamente quell'altro è venuto fuori: abbiamo fatto il cessate il fuoco, siamo i più grandi, siamo i più forti. Gli israeliani, dopo neanche un'ora, hanno detto: Ciccio, tu sei tutto scemo, io continuo a bombardare. E gli iraniani hanno preso. No, infatti, anche perché poi, vabbè, come si diceva anche nelle puntate passate, Israele sta passando dall'essere, infatti molti, cioè è un governo, è un popolo diviso, perché vengano fuori dei video su internet che, vabbè, lasciamo perdere, raccapriccianti sul fatto che questi vogliono davvero
prendersi Gaza. Però ci sono anche molti altri che ripudiano tutto quello che è guerra, anche perché molti, soprattutto quelli più grandi, diciamo, più in là con gli anni, hanno avuto genitori o nonni che hanno passato tutto il periodo della Shoah e tutto il problema delle rappresaglie del nazifascismo, e quindi sanno bene cosa significhi tutto il discorso del genocidio. No, l'unica cosa che mi viene da pensare diciamo tra gli avvertimenti vari è che, nonostante siano di etnie diverse, e qui bisognerebbe fare una puntata di geopolitica e geostoria che non finisce più, la differenza tra iraniani e qatarioti e arabi, perché gli iraniani non sono arabi, sono persiani. Gli iraniani sono persiani, esatto. È tutta un'altra etnia, però condividono quasi, perché gli iraniani sono più sciiti, la stessa religione, condividono la stessa religione. Essendo comunque stati filo-religiosi, potrebbero essere alleati in quel senso lì, ma niente di più, e quindi diciamo non ci stiamo simpatici perché siamo di etnie diverse, e quindi te arabo mi stai antipatico, però abbiamo la stessa religione, quindi in qualche modo ci diamo una mano, insomma, non ci facciamo la guerra ma ci diamo una mano. Si starà a vedere, perché qui è tutto un gran bailame un gran bailame, se vogliamo, un po' troppo per certi versi. Poi c'è da dire che qui in Italia non faccio pubblicità ad altri canali e account di divulgazione. È venuto fuori, se l'Italia venisse chiamata in guerra, chi verrebbe chiamato alle armi? E lì creiamo panico, ce n'è poco, creiamo panico. Vabbè, ma io rientrerei tra quella nella fascia d'età per essere chiamato, io te lo dico. Ma quello in teoria anch'io, ma sai, alla fine mi sembra intanto te no. No, hai più di 45 anni, no? Sì, ma in qualche modo poi comunque troverebbero il modo, ma diciamo che comunque... No, per legge dai 18 ai 45. Vabbè. Non viene chiamato. Se sia meglio o peggio per certi versi, però vabbè. Spererei che finisca qua la situazione, ma per tanti altri motivi, non per questo. Sì, no, ecco, appunto. Però diciamo, mettiamola anche così. Diciamo che, come si è detto altre volte, bisogna innanzitutto stare attenti a tutto ciò che si legge, si sente, stare bene attenti a dove ci sono fuori, prima di tutto. Infatti. Perché anche qui si sente ovviamente tutto e il contrario di tutto, anche su come sempre. Come sempre. Detto questo, direi utilizziamo anche un minimo di sale in zucca e cerchiamo di pensare un attimino che sostanzialmente, e qui lo dico, non tutti sono propriamente d'accordo con quello che sta succedendo in questo momento, anzi direi che la maggior parte sono totalmente contrari a questo. A fare la guerra, vabbè, questo a fare la guerra, ovviamente. Questo basta vedere tutto quello che sta succedendo in California e le dichiarazioni del governatore che è meno male che sta succedendo anche lì. Esatto. L'ovviamo il governatore della California, decisamente, e lo lobbiamo. Diciamo che anche lì era scontato che succedesse questo, sì, alla fine sì. La gente si è stufata di vivere nella, tra virgolette, paura, si è stufata che questa gente vada in giro mascherata a fare i gradassi e con la polizia dell'ICE, con la polizia che si sembra più da Gestapo, per cui fondamentalmente se va avanti così, detta male, ma ci scappa il morto da qualche parte.
però ne parliamo dopo perché è arrivato il momento della pausa. Continuiamo questo discorso dopo la pausa, torniamo tra poco. Tra poco. A dopo. Ben ritrovati cari amici, dopo questa pausa siamo di nuovo in onda. Smart and Healthy, come ormai la chiamiamo solo Smart and Healthy perché stiamo parlando molto di attualità, Smart e Actuality. Sì, alla fine la parte healthy comunque è quella della sanità mentale alla fine. Della salute, sei vivo? La salute mentale, sei ancora vivo? Sì. In che modo? Non lo so, devo capire un attimino quanto mi fa diventare scemo, però. Sì, perché qua e niente, quindi stavamo parlando di tutta questa diatriba, chiamiamola diatriba, tra Stati Uniti, Israele, Iran. Tant'è vero, stavo leggendo, ecco, una cosa interessante, che qualcuno si è preoccupato perché poi le notizie, come stavamo concludendo prima di prendere per buono una notizia, verificatela, ma questo lo diciamo da sempre, ma verificatela per davvero, anzi soprattutto in questo periodo, che vengano fuori tante notizie, molte false. No, e soprattutto non fidatevi solo delle fonti ufficiali, ma cercate anche fonti indipendenti. Io me ne sto rendendo conto tantissimo da quando sono qua. Effettivamente più si riesce a fare confronto delle varie notizie che ci vengono propinate dai mezzi di stampa ufficiali, perché tante cose effettivamente vengono propagandate sostanzialmente. Sì, travisate. A destra, a sinistra, travisate, solo ed esclusivamente per un determinato tipo di narrativa. Sì, per fare propaganda, come hai detto. Sì, alla fine lo scopo principale è quello per dare ragione a uno piuttosto che a un altro, e invece quindi che le nostre opinioni ci si formino correttamente. Valutatele bene. Una notizia invece che ho scoperto, ma anche positiva da quel punto di vista lì, cioè, positiva poi dipende dai punti di vista, perché molti si sono preoccupati, più che spaventati, perché in Italia, come tu ben sai, ci sono 120 basi americane più o meno grosse, a parte quelle famose tipo Aviano, e vero, ci sono, come stavamo parlando le puntate passate dei fast food, e Taco Bell è dentro una di queste. Sì. È una di queste, Taco Bell fast food. La cosa positiva che non mi è dispiaciuta affatto, anche se poi vedendo che abbiamo al governo per sempre da metterci una mano sulla coscienza, è che dalle basi italiane, e questo penso che valga anche su altri territori, dalle basi italiane non possono partire missili o contromisure se il governo non dà l'ok. Cioè, se il governo italiano non dà l'ok, gli Stati Uniti non possono. Da quelle basi lì, se hanno la porta aerea nel Mediterraneo, fanno come vogliano. Questo. Sì, allora. Questo. Sì, diciamo che ufficialmente è così. Sulla carta è così. Sulla parte non ufficiale, quindi diciamo la parte di trattative e compagnia bella, ricordiamoci sempre che noi abbiamo un debito con gli americani, storicamente purtroppo ce lo siamo andati a cercare, siamo delle teste di VIP, non si può dire che cosa. No, noi no, sono stati. Sì, no, vabbè, non la nostra generazione, quello di sicuro, però diciamo sono stati delle testine a Pinolo, e per cui è ovvio che se gli americani ci dicono: signori, noi da domani lanciamo i missili dalle basi di Aviano piuttosto che di Sigonella, piuttosto che di qualsiasi altra base, noi dobbiamo solo star zitti e dire sì, lo lasciamo fare. Questo purtroppo è lo stato delle cose, quindi sostanzialmente
sì, positivo che in teoria debba essere necessaria un'autorizzazione governativa, che comunque è una cosa che lascia comunque il tempo che trova. Teoricamente anche il bombardamento di sabato notte dei siti iraniani doveva essere approvato dal Congresso, quindi negli Stati Uniti, e nessuno ne sapeva dettagli che poi tutto sommato fanno capire effettivamente come poi funzionino le cose. Chiaro. Sì. Neanche il buon Roosevelt ha avuto l'autorizzazione per dichiarare guerra immediatamente, se non passando dal Congresso, quindi nonostante quello che era successo per l'Arbor, che era un pochino più serio. Sì. Stesso discorso valso per Bush dopo l'11 settembre, quindi comunque essendo cose che fino ad ora non si erano mai viste. Sì. No, l'unica cosa è che purtroppo secondo me questi due personaggi, Donald e Netanyahu, abbiano perso un po' il capo, però opinione personale Ma allora, diciamo, opinione personale pienamente condivisibile, direi. Quello che tutto sommato mi tiene un attimino più tranquillo è che per certi versi, e anche qui so che mi attirerò tante antipatie, ma del resto non la penso, il fatto che per certi versi ci siano di mezzo in maniera più o meno indiretta Russia e Cina è un ottimo piacere, perché fondamentalmente per quanto questi due stati possono essere dipinti relativamente come dittatoriali, credo che sostanzialmente possano, soprattutto la Cina in questo momento, giocare un ruolo molto decisivo come state calmi, perché se ci entriamo di mezzo noi poi non la raccontate tanto facilmente. No. Ma scusa la domanda, te forse, io avevo letto questa notizia, ma molto passata veloce, ma voglio chiedere davvero poi l'impeachment a Donald? Allora, so che alcuni rappresentanti democratici l'hanno chiesto immediatamente dopo quello che è successo sabato notte. Okay. Come sia andata poi a finire la cosa, al momento non si è saputo più nulla. Però si so che l'hanno chiesto, giustamente, perché quello che è successo è stato un atto di guerra, apertamente, senza troppi complimenti. È inutile che ci si sta a raccontare la storia della fava. No. E come si diceva poc'anzi, il presidente comunque non ha l'autorità per fare una cosa del genere se non con l'approvazione del Congresso, cosa che è stata dimostrata anche. Ma ci sono conseguenze, allora ricapitoliamo così almeno facciamo chiarezza a chi ci ascolta. Vabbè, è successo quello che è successo tra Israele e Iran. L'Iran ha reagito stranamente, perché secondo gli italiani non doveva reagire, ma questo ma sai, quelle sono le barzellette che vengono inculcate tra i giornali e compagnia bella. Ok. Quindi dopo l'Iran che ha bombardato Israele, Donald ha detto: pigio il pulsantino, faccio partire i missili, sì, così come noi clicchiamo sul mouse, giusto? Sì, sostanzialmente è successo questo. Questa procedura di cliccare sul pulsante doveva passare dal Congresso. Sì, più che altro perché, come detto appunto poco fa, questo cliccare sul pulsantino senza che gli Stati Uniti fossero stati attaccati direttamente, ma comunque anche se fossero stati attaccati direttamente, è considerabile come atto di guerra verso una nazione che puntualmente non ha agito nei confronti diretti degli Stati Uniti.
Ok, anche perché Israele è andata a piangere dagli Stati Uniti. Oh, sì, cioè, ci hanno fatto la bua, ci hanno fatto tanto male. Ok, Ecco. ok, è successo questo. Però, cosa io non so, e questo ti chiedo, forse non so se lo sai, diciamo per far chiarezza, cioè Trump prima di pigiare il pulsante doveva passare dal Congresso, ma questa cosa di non essere passata dal Congresso è possibile che venga rivendicata, per legge ovviamente, da l'opposizione o comunque dai garanti? Tendenzialmente sì. Ok, quindi questa è una causa per poter chiedere il del presidente. È una quindi delle lui cause. ha fatto un qualcosa che non aveva la legalità di fare. No, va bene, questo ok, però no, tanto è per farmi anche chiarezza per me, cioè Sì. se io vado a rubare una caramella, parentesi, non l'ho fatto. No, non si sa mai. Mettiamola così. Allora, Pinco Pallino ruba una caramella, cioè meglio così, Pinco Pallino ruba una caramella. È reato perché comunque è sempre rubare, però è possibile che il negoziante, quindi in questo caso i garanti, l'opposizione, chi di dovere, non ti dico chiuda un occhio perché ovviamente è sotto alla luce del sole, però è possibile che non faccia niente, cioè dice vabbè, io non chiudo un occhio, però per non creare casini non faccio niente perché cioè è obbligato a agire in questo caso, giusto? Tendenzialmente sarebbe obbligato ad agire. Ora c'è da tenere conto anche di questo, che buona parte del Congresso al momento è a maggioranza repubblicana. Quindi purtroppo per quanto la richiesta di impeachment arrivi di fronte al Congresso, ovviamente più o meno ovviamente verrà probabilmente bloccata. Sì, ma quante volte può essere bloccata? Più di quelle che immagino. Dall'altro lato c'è da dire anche questo. Uno, quello che appunto è stato commesso sabato notte è un atto di guerra nei confronti di un paese che potenzialmente non aveva fatto assolutamente nulla agli Stati Uniti, direttamente. Prima di tutto. Secondariamente, per quanto le basi fossero comunque state relativamente evacuate e quant'altro, c'era comunque il rischio di diciamo di più tragici rispetto a quelli che si sono effettivamente poi sviluppati. Dall'altro lato c'è anche il discorso che comunque per quanto i repubblicani possono essere a favore di Trump e di quello che fa, tanti si stanno anche rendendo conto che quello che Trump aveva promesso in campagna elettorale non sta andando proprio esattamente come aveva promesso. No, non solo non sta mantenendo le promesse, sta facendo tutto l'opposto. Esatto. È quello. Quindi sì, insomma, si stanno svegliando. È una situazione molto borderline per certi versi. Secondo me questo limite è già stato superato, però. Sì, no, siamo pienamente d'accordo su questo, al 100% con te. Il problema è che qui ce ne dobbiamo ancora rendere conto per tanti versi. Stanno cominciando, perché comunque stanno cominciando a rendersene conto anche in altri modi, ma evidentemente devono ancora sbattere la testa per bene contro lo spigolo e spaccarlo nel mezzo per capire che forse c'è qualcosa da fare. E credo che questa sia stata una bella svegliata. Ovviamente ci saranno flotte di negazionisti. No, quello di sicuro, su questo non ci sono dubbi.
Ripeto, ho la vaga impressione, per come si sono sviluppati i vari eventi, che fosse una mezza torta, una sorta di lucevino concordato, perché ci sono troppe cose che non tornano nel mezzo. No, quello è vero, però Perché poi tra le altre cose, come gli iraniani stessi hanno reagito contro Israele. Torno a ripetere, più che giustamente, però vedendo il tipo la diversità della reazione dici no, aspetta, è qualcosa che non torna propriamente in tutto ciò. Ok, no, questa è una notizia, la voglio leggere dopo. No, di un problema sul Parlamento nel caos, però vabbè. Ok, più caos di quello che è e che non sia, insomma. Sì. Vabbè. Intanto per non Tanto per non appesantire ulteriormente la storia. ma credo. Cioè, questi bombardano, ma poi perché ti dico, perché io penso che abbia il capo, a parte il discorso del genocidio, perché nonostante Mentana dica che non si debba chiamare genocidio, ma come bisognerebbe chiamarlo secondo lui, scusa? C'è il video, non me lo ricordo, ma non mi interessa neanche approfondire perché è distante dai miei pensieri quello che pensa Mentana, però a parte il discorso del genocidio, che è ovviamente da perseguire, da fermarlo, insomma. Questo è iniziato prima a bombardare il Libano, poi bombarda l'Iran. No, aspetta, prima bombarda il Libano e le ha prese di santa ragione dai libanesi, poi ha provato a bombardare l'Iran e le ha prese di santa ragione dagli iraniani. Ora mi aspetto che bombardi Iraq, Siria, da quelle parti lì, ormai Giordania, voglio dire. Io capisco che tu sei in una zona, ti hanno messo in una zona geografica un po' particolare, perché è una zona geografica particolare, perché tu sei in mezzo sei nel mezzo del mondo arabo. Sì, ma non è una buona scusa per andare a rompere i coglioni al mondo intero. No, ma loro vogliono fare la guerra, è come, sì, vogliono fare la guerra al mondo arabo, quando, insomma, no, non soltanto non lo concepisco, ma io ti dico, questo ha perso il capo, perché è come, citando no, non vorrei dire il titolo sbagliato, citando film con Kevin Costner, ora te lo dico, ce la dico un attimo, non vai a una sparatoria con un pugnale, con un coltello, non vai con un coltello alla sparatoria. Sì, secondo me non vai neanche a svegliare il can che dorme, fondamentalmente. Ora, ricordiamoci anche che tanti degli eventi che sono successi in quella zona, più o meno relativamente recenti, sono sempre hanno sempre visto comunque la presenza degli americani nel mezzo, no? Sì, loro sono sempre stati spalleggiati. Perché ricordiamoci che anche il caro buon vecchio Bin Laden, finché gli ha fatto comodo, è stato qui negli Stati Uniti. Certo. Fino al 2001. Fino al 2001, sì. Quindi non stiamo tanto a raccontarcelo. Alla fine diciamo che può essere anche il fatto che Israele da questo punto di vista non c'entri del tutto in maniera individuale, ma che c'entri anche qualcun altro. Quindi ovviamente si dice che sì. Sì, cioè,
loro hanno questa, però non so quanto, visto questa cosa, non so quanto Donald o chi verrà dopo, perché a questo punto di qui a 2 anni io la prendo larga, ma secondo me forse prima viene rimosso. Ma sai, allora, se ipotizziamo che lui venga rimosso, la cosa più probabile è che se viene rimosso lui d'ufficio sia il suo vice ad andare andare in carica, e forse più non posso usare il termine esatto, diciamo, è forse più è più belligerante. Sì, da quel punto di vista lì probabilmente anche è più giovane, più sconsiderato. Non so quanto effettivamente possa essere positiva la cosa. Di sicuro di positivo c'è che rispetto al passato l'utilizzo di internet permette di sapere cose che in altri eventi non si sarebbe sicuramente. Ora, questo è un consiglio anche per stemperare un po'. Se non l'avete visto, guardatelo, che è un film che comunque non è che vi dà l'idea, perché da quel mondo è cambiato tante cose, sono cambiate tante cose, sia in Occidente che Medio Oriente, Asia e tutto. Ma un film che andrebbe visto è Argo, che parla brevemente, perché abbiamo pochi minuti, parla dell'ascesa degli Ayatollah nel 1980 in Iran, la primavera iraniana, quando presero il potere in Iran, e gli Stati Uniti dovettero spalancare letteralmente l'ambasciata, e 7 dipendenti dell'ambasciata rimasero bloccati, e quindi mandarono un agente della CIA o dell'FBI, non mi ricordo, a prelevarli con la scusa che loro facevano parte della troupe. È un film anche interessante e ben diretto, devo dire. Da quel mondo lì è passata tanta acqua sotto i ponti. C'è una cosa che però è lampante, come stavi dicendo te, riallacciandomi al discorso di internet, che nel 1980 le notizie, infatti si telefonavano di nascosto per sapere, non sapevano, e oggi è facile, quindi da sta buoni, cioè nel senso che le notizie vanno velocissime, all'epoca no, quindi il mondo è cambiato anche in quel senso lì, quindi da stare attenti a quello che fanno. Diciamo anche che grazie al cielo, poi purtroppo ci sono sempre quelli che credono appunto che gli asini volino, ma quello è un altro paio di maniche. Grazie al cielo le cose si sanno effettivamente per come stanno succedendo, proprio per questo, perché adesso con internet veramente le cose non sono più favorizzabili, non so una parola, sì. Non si possono più raccontare come si vuole, ma per fortuna c'è modo di saperle per come accadono. Non solo, c'è anche il discorso della temporalità. Prima magari c'erano dei ritardi nel sapere le notizie, ora le notizie sono abbastanza in tempo reale, cioè con i social sono immediate effettivamente. Io sono collegato alla CNN o all'NBC, Al Jazeera, quello che vuoi, le notizie ce l'ho in tempo reale. Se non sono in tempo reale hanno dei ritardi di breve margine. Sì, diciamo al massimo di un'ora, quindi non è che puoi raccontare proprio di tanto la storia della fama. Esatto. Più quella possibilità. Anche noi, così poi chiudiamo perché è finito il tempo. Anche noi abbiamo questa facoltà, essendo una radio e il podcast andando in digitale nel web, ad essere ascoltato in tutto il mondo. Sì, quello sì, che non è male. Comunque stavo leggendo che
i paesi più ci fosse una catastrofe, qualcosa, per statistica i paesi più sicuri sono 2. Un po' lontanini, ma sono 2. Forse te sei più vicino, non lo so, ma sono 2. Che sarebbe? Australia e Nuova Zelanda. Ho qualcosa tipo, aspetta, 6 fino a Los Angeles, fino a Campeggio, una ventina di ore di volo prima di poter arrivare da tutte e due, che forse più o meno lo stesso tempo, perché anche io ho da fare lo scalo, ci sarebbe scalo a Dubai, e anzi no, perché volare sì, no, magari c'è le tratte quelle che passano dalla parte dell'emisfero nord, dell'emisfero superiore, però vabbè. Noi bisognerebbe fare almeno Los Angeles e poi da Los Angeles muoversi verso uno verso quell'altro, quindi comunque sono almeno una ventina di ore di volo, se non di più. Sì, più o meno sì. Va bene, io che ti dico, ti saluto, anzi in questo periodo di calori, perché le temperature anche da te sono altissime, abbiamo iniziato ieri mattina a cortocircuito a venerare abbiamo il santo di Radio Centro Web, abbiamo creato, che è Willis Carrier o Carrier, no, Carrier perché è americano, Carrier, che è l'inventore dell'aria condizionata. Bene, perfetto. E faremo un santino, perché grazie a lui noi possiamo stare al fresco, non in galera. All'aria condizionata. Detto questo, cari amici, noi ci ritroviamo settimana nuova, ovviamente, perché andiamo di settimana in settimana e sarà il 2 luglio. Davvero? Sarà il 2 luglio e quindi niente, grazie Piero di questo intervento, perché insomma sempre molto interessante. Speriamo le acque si calmino, perché qua è un gran bacello. Sì, abbastanza, bisogna cominciare a preoccuparsi un pochino per certi versi. Vedremo. Alla prossima, cari amici.